Dopo 3 mesi in cui sapevo esattamente cosa fare, 2 mesi in Giappone, tra il pellegrinaggio buddista di Shikoku, le valli avvolte nella nebbia di Kamikochi e le spiagge coralline di Okinawa, e 1 mese fra gli 8000 del Nepal sul circuito dell'Annapurna, riparto senza un piano preciso. Ora mi aspettano 3 mesi nel sud-est asiatico, non so bene cosa troverò. Amici lontani e viaggiatori incontrati lungo la strada parlano di questi luoghi con un entusiasmo contagioso. Attraverserò il cuore pulsante di Vietnam, Cambogia e Thailandia, spingendomi fino all'estremo sud, fino a Koh Lipe, un'isola minuscola al confine con la Malesia, nel Mar delle Andamane. Qui finisce la Thailandia e davanti si apre l'Oceano Indiano. Punto di partenza Hanoi. Da qui ogni strada porta a una nuova direzione. È questa città, infatti, il cancello che si apre sul nord del Vietnam. Arrivo ad Hanoi da Kathmandu in piena notte, accolto da un'atmosfera vibrante e caotica. È una città bellissima, piena di energia, colori e rumori, così distante dal Nepal. Ma allo stesso tempo ritrovo strade affollate di motorini, mercati che traboccano fino ai marciapiedi, negozi aperti fino a tardi e persone che mangiano sedute su minuscoli sgabelli. L'aria è umida, la nebbia leggera, tipica di inizio dicembre, avvolge la città. Non è la stagione migliore forse, ma è sufficiente per farmi sentire immerso nell'atmosfera autentica del Vietnam. Il quartiere francese mi affascina con i suoi raffinati edifici coloniali dal caratteristico colore bianco. Viali alberati e giardini che circondano i numerosi laghi, se ne contano ben 77, definiscono la struttura urbana di Hanoi. Le costruzioni eleganti richiamano un'epoca ormai lontana, ma sono la testimonianza di una storia complicata e affascinante, fatta di invasioni, mescolanze culturali e resilienza. Percorrere il grande piazzale di fronte al mausoleo di Ho Chi Minh mi avvicina alla storia recente del Vietnam, simbolo evidente del governo comunista e della lotta per l'indipendenza che ancora segna profondamente questo popolo che reclama il suo posto nel mondo, indipendente sia dalla vicina Cina che dagli Stati Uniti. Il Tempio della Letteratura è un altro luogo fondamentale per comprendere la cultura vietnamita, che attribuisce grande valore all'istruzione. Con orgoglio mi viene spiegato che questo complesso confuciano ha formato generazioni di studiosi e leader politici. Già oltre un secolo fa, senza una laurea, non si poteva nemmeno aspirare a una carica nel governo. In Indocina la sicurezza non deriva soltanto dalla presenza discreta delle forze dell'ordine, ma è profondamente legata alla spiritualità buddista che permea la vita quotidiana. Le persone credono fermamente nella legge del karma, secondo cui ogni azione compiuta si riflette inevitabilmente nella vita futura, generando un profondo senso di responsabilità personale e rispetto reciproco. Diversamente dal cristianesimo, in cui il perdono può essere ottenuto attraverso una semplice confessione, nel buddismo non esistono scorciatoie. Ciascuno deve rispondere pienamente delle proprie azioni, rendendo il sud-est asiatico una delle regioni più sicure e accoglienti del pianeta.
Purtroppo, un altro luogo fondamentale è la prigione di Oala, chiamata Maison Centrale dai francesi per nasconderne le barbarie. Cammino silenzioso tra corridoi cupi, sentendo tutto il peso della brutalità coloniale e delle successive cicatrici lasciate dalla guerra tra russi e americani, combattuta qui, su un territorio che non era il loro. Rifletto sulla mitezza degli indocinesi che hanno accolto con un sorriso chi li ha sfruttati per secoli, così profondamente diversi dalla fierezza e dalla tempra giapponese che ha permesso al Giappone di difendersi così efficacemente dal colonialismo occidentale. Salgo infine all'ultimo piano del Lotte Center, il grattacielo più moderno di Hanoi. Da qui posso ascoltare la città, negozi pieni, giovani con gli occhi curiosi, energie in ogni angolo delle strade. In meno di 10 anni il paese ha raddoppiato il suo PIL e tutto intorno lo conferma. Hanoi è una città lanciata verso il domani. Il futuro è qui. John, il titolare dell'hotel, mi invita a pranzo e parliamo del futuro del Vietnam e delle opportunità per gli imprenditori. Con lui scopro inoltre i sapori autentici della cucina vietnamita, dai classici pho per colazione ai fragranti banh, passando per gli immancabili spaghetti di riso e coriandolo fresco presenti in ogni piatto. Esplorerò anche piatti più elaborati con carne speziata, verdure saltate e pesce grigliato. Ma nulla batte la scoperta del caffè con lo zabaione, una delizia cremosa che diventa la mia piccola passione quotidiana. Il viaggio da Hanoi a Cat Ba, l'isola principale dell'arcipelago di Halong Bay che conta oltre 360 isole, è organizzato perfettamente da John ed è stato rapido e piacevole. Poche ore di autobus verso la costa, su autostrade enormi a 6 corsie, costruite appositamente per il turismo che quotidianamente affolla la baia di Halong partendo proprio dalla capitale. La baia si estende per 1500 km² lungo la costa nord-occidentale del Golfo del Tonkin. Per visitare l'arcipelago si possono scegliere crociere che vanno da mezza giornata a 3 giorni. Io prenoto l'esperienza più completa per $250 e non posso che consigliare Beca Travel, con sede a Cat Ba. Parto con un pensiero in testa: meglio la famosissima Long Bay o la semisconosciuta Lana Bay? Questa è la domanda a cui voglio rispondere. Guardando la cartina, in realtà si tratta della stessa baia, divisa artificialmente fra due province, ma la differenza fra le due esperienze scoprirò essere enorme. Arrivo con grandi aspettative, dopo anni passati ad ammirare queste meraviglie nei documentari. Partiamo dal porto di Ben Bao a nord di Cat Ba e subito resto affascinato dai villaggi galleggianti dei pescatori, case coloratissime sospese sull'acqua e sorrette da grandi barili blu, con reti da pesca che ondeggiano lentamente al ritmo delle maree. Questa baia, con le sue isole calcaree che emergono improvvise, modellate dall'acqua e dal vento in milioni di anni, sono patrimonio dell'umanità UNESCO e si capisce immediatamente perché è considerata una delle meraviglie naturali più belle del pianeta. Prima tappa Vietai, piccolo villaggio immerso nella giungla di Cat Ba, punto di partenza per salire al Navy Peak. Mi accompagna una famiglia di Singapore.
In cima, dopo la fatica del trekking, la vista è mozzafiato. A Long Bay e Lana Bay si fondono davanti ai nostri occhi, creando un panorama di una bellezza davvero sconvolgente. La sera ci spostiamo su una delle centinaia di isole. Ogni famiglia che lavora nel turismo custodisce gelosamente i propri angoli segreti e noi finiamo su una spiaggia deserta con il mare che ci circonda su ambo i lati. Ceniamo sulla sabbia con ostriche grigliate davanti al fuoco sotto un cielo dove Orione brilla più luminoso che mai. I pescatori tornano a prenderci per spostarci in un villaggio galleggiante dove partiamo in kayak alla ricerca della magia del plankton fluorescente. Basta sfiorare l'acqua per accendere migliaia di scintille blu. Rimango incantato, non riesco a smettere di muovere le mani nell'acqua. Done. Go. La prima notte rientriamo per dormire al villaggio, dove i ragazzi dell'homestay mi invitano ad assaggiare la famigerata grappa di serpente. Le notti seguenti le passerò invece sul loro peschereccio riconvertito a barca da crociera, in compagnia dei miei nuovi amici di Singapore.
Nei giorni seguenti esploro in kayak Lana Bay. La guida indica in lontananza i punti migliori da visitare e mi lascia libero di esplorare lagune nascoste, grotte segrete e passaggi visibili solo con la bassa marea. Riesco perfino a scorgere la rara scimmietta di Hainan, una specie rarissima con il pelo arancione brillante di cui restano solo 2500 esemplari al mondo. Il quarto giorno mi sposto in motorino dall'altra parte dell'isola di Cat Ba e poi in traghetto fino a Tuan Chau, da dove partono le crociere per Along, che ho prenotato sempre tramite John. Non potevo mancare la visita alla più famosa Long Bay. Però capisco subito l'errore fatto. Centinaia di persone ammassate su decine di barche una a fianco all'altra. Kayak vincolati fra binari di boe che si scontrano continuamente. Percorsi obbligati sulle spiagge e code interminabili. Rinuncio addirittura all'ultima grotta, esasperato da questo caos. Ritorno ad Hanoi e riparto subito in direzione ovest per Mai Chau, che raggiungo dopo circa 3 ore di minivan. Attenzione ai prezzi però, tornerò in autobus. Il tempo impiegato sarà più o meno lo stesso, ma la spesa sarà un quarto. Parliamo in ogni caso di pochi euro, qui i trasporti costano pochissimo. Nascosta fra le montagne, scoprirò questa valle incantevole, racchiusa fra morbidi promontori calcarei ricoperti da una giungla fitta e selvaggia, tipica di questa zona vicino al confine con il Laos. Al centro di questa conca verde si apre uno stretto altipiano punteggiato di brillanti risaie, banani rigogliosi e villaggi tradizionali con case su palafitte. Esploro in bicicletta alcuni villaggi della zona, Van Van, tranquillo e autentico, con le sue abitazioni tradizionali immerse tra risaie e piccoli orti. Ban Lac, il più noto, è animato da mercati artigianali e spettacoli folcloristici, che inizia ad essere però affollato di turisti. Naphon è il meno frequentato, la vita qui scorre ancora lenta fra il lavoro degli artigiani e gli abitanti che mi accolgono con calore. Sarà proprio in questo villaggio che troverò il mio homestay.
ad attendermi una pioggia leggera che conferma quanto il meteo di inizio dicembre sia ancora condizionato dai monsoni. Poco male, perché l'homestay che mi ospita è una piccola oasi di pace, dove vengo viziato con frutta fresca e deliziosi piatti della cucina tradizionale. Le serate sono arricchite dai racconti degli abitanti locali che condividono la storia del villaggio, che da 700 anni è abitato dall'etnia Thai bianco originaria della Thailandia. Il giorno successivo Mai Chau si sveglia sotto un cielo più limpido e la valle rivela tutta la sua delicata bellezza. Il paesaggio è bucolico, idilliaco, la vita qui è scandita dai tempi della natura, lontanissima dalla frenesia delle città. A un certo punto penso addirittura di fermarmi qualche giorno in più per godermi questa calma ospitalità, ma poi mi fermo un attimo e mi dico: «Ehi Mario, questa non è mica una vacanza, è un viaggio». Chi non viaggia mi chiede maliziosamente quale sia la differenza. Ve la spiego subito. Una vacanza serve per ricaricare le batterie, riposare, ritrovare nuove energie. Ma io di energia ne ho in abbondanza. Sono in viaggio perché cerco nuove esperienze. Sono comfortable with uncomfortable, come direbbero gli inglesi. Voglio incontrare persone nuove, confrontarmi con culture differenti. Non mi basta arrivare in cima alla montagna, voglio vedere cosa c'è dall'altra parte. Riparto ancora una volta da noi, questa volta verso nord, verso Sapa, una cittadina di montagna famosa per il suo mercato vivace e l'incredibile panorama di montagne terrazzate che digradano verso vallate verdissime. Sapa è incastonata fra le montagne del nord-ovest del Vietnam, vicino al confine con la Cina, ed è popolata da numerose minoranze etniche migrate proprio da quest'ultima, come gli Hmong, i Tsao e i Thai, che ne caratterizzano il melting pot culturale. La cittadina, un tempo rifugio coloniale francese, oggi è un mix curioso tra il tradizionale e il turistico, con negozi colorati, caffè animati e tanti hotel e guest house per accogliere visitatori da tutto il mondo. Uno dei motivi che mi ha portato qui è scalare il Fansipan, la cima più alta dell'Indocina a 3143 metri. Il tempo domani dovrebbe essere ancora favorevole, mentre l'inverno ormai è alle porte.
Il secondo motivo che mi ha portato qui è il famoso trekking nella valle di Muang Hoa. Lo percorro con Nali, una donna Tsao che incontro davanti all'hotel e che mi convince ad affidarmi a lei piuttosto che alle agenzie turistiche più costose. Non so quante persone si affiderebbero a una persona sconosciuta incontrata in mezzo a una strada per affrontare un trekking di 3 giorni in mezzo a delle vallate nel nord del Vietnam. Ma dopo 9 mesi di avventure mi spaventa molto di più la standardizzazione di un'agenzia di viaggio piuttosto che affidarmi a queste guide locali improvvisate. Il sentiero è ripido ma affrontabile, tra scale, rocce umide e passaggi fra le nuvole che scendono come cascate nelle vallate. Dopo circa 5 ore siamo in cima, immersi in una nebbia densa che crea un'atmosfera mistica intorno al bellissimo tempio buddista. Qualche foto veloce, dato che il tempo è davvero pessimo, e scendiamo in cabinovia, costosa ma inevitabile. Festeggio con un po' caldo e visito il vicino villaggio di Cat Cat, pittoresco e incastonato fra le cascate. Il giorno seguente mi incammino verso Tapin, percorrendo una ventina di chilometri su malattiere e sentieri fangosi che attraversano vallate meravigliose, interamente terrazzate da risaie e campi coltivati. Il mattino successivo trovo come concordato Nali davanti all'albergo, pronto a guidarmi alla scoperta della Muonang Ha Valley. Purtroppo il meteo è terribile e passiamo la giornata avvolti nelle nuvole, aiutando i turisti male equipaggiati che scivolano sui sentieri argillosi. È una scelta perfetta. Nali conosce tutto delle piante medicinali, delle tradizioni locali, della vita quotidiana nelle vallate. La seconda sera nella valle di Muang Hoa dormo a casa di Nali e capisco davvero cos'è la povertà. Dentro una casa apparentemente accogliente, la realtà è spiazzante. Muri nudi, cucine ridotte a un fuoco in mezzo alla stanza per scaldare l'acqua, camere con materassi sottili e consumati. La gentilezza di Nali e della sua famiglia nel condividere con me ciò che hanno mi commuove profondamente. L'ultimo giorno verso Tankim percorriamo sentieri improbabili e fangosi attraversati dai bufali. Cammino lentamente, pensando alle storie ascoltate. Nali sorride sempre e affronta la vita con grandissima dignità.
Mi indica una collina in lontananza su cui ripone le sue speranze. Ha piantato 8.000 alberi di cannella per garantire un futuro migliore ai suoi figli e ai suoi nipoti. Quando gli alberi saranno pronti ad essere tagliati, fra 40 anni dovrebbero valere circa 300.000 euro. Mentre torno verso Sapa, rifletto su quanto stridente sia il contrasto fra il resort di lusso costruito poco lontano, con i suoi ristoranti raffinati e la piscina a sfioro, e la dura quotidianità dei villaggi locali che ho appena lasciato. È difficile accettare che a pochi passi da tanta opulenza sopravvivano condizioni di estrema povertà. Capisco anche che la vera ricchezza di questo viaggio non è nella comodità o nei panorami da cartolina. È in questi incontri autentici che mi raccontano il mondo reale. Riparto da Sapa per dirigermi verso Ajang, attraversando da est a ovest tutto il nord del Vietnam, una regione montuosa, affascinante e remota, punteggiata da villaggi tradizionali e montagne ricoperte da foreste incontaminate. Sono zone ancora autentiche, lontane dai circuiti turistici più noti, dove si respira l'atmosfera genuina di un Vietnam che conserva tenacemente le sue tradizioni. Ajang è una cittadina immersa in una valle circondata da spettacolari formazioni carsiche, simili a giganteschi panettoni rocciosi verticali ricoperti da fitte foreste. Questa località è diventata celebre a livello internazionale grazie alla Ajang Loop, un circuito a forma di 8 lungo 350 km da percorrere rigorosamente in moto, attraversando alcuni dei paesaggi più incredibili del nord del Vietnam. Proseguendo, il circuito attraversa anche l'altopiano carsico di Dong Ba al confine con la Cina, dove si alternano rocce scure affilate a piccoli insediamenti rurali abitati prevalentemente dalla minoranza etnica Hmong. Sulla via del ritorno, la strada in alcuni punti è ancora sterrata e scende nuovamente verso valle attraversando il fiume Song Lo, completando un percorso ad anello attraverso alcune delle zone più suggestive e selvagge del Vietnam settentrionale, che culminano attraversando le famose colline dell'Investgate di Quang Ba. La mattina sono carichissimo per affrontarlo. 3 giorni in moto con Nin, un ragazzo del posto che mi fa da easy driver. La scelta di viaggiare con lui, prenotando nel piccolo homestay di Lila Inn, si rivela subito azzeccata. Partiamo verso Don Ban attraverso panorami spettacolari, gole profonde, laghi azzurri e foreste fitte che incorniciano questo nastro d'asfalto leggendario. Intorno a noi ci sono gruppi di turisti occidentali che formano file di decine di moto che procedono in fila indiana seguendo il capogruppo a bassa velocità. Chi mi conosce invece sa bene quanto mi piace aprire il gas e io e Nin, soli e con un ottimo feeling, possiamo così goderci ogni tornante. Possiamo anche fermarci quando vogliamo, che sia per un caffè affacciati su un canyon vertiginoso, farci delle foto o visitare qualche villaggio remoto fuori percorso dove le donne Hmong lavorano tessuti di canapa con i telai tradizionali. Nin mi conduce inoltre alla scoperta di luoghi non molto reclamizzati, come il castello dell'ultimo re locale, famoso per il potere raggiunto attraverso il commercio di oppio, una risorsa preziosa quanto illegale che caratterizza da secoli l'economia della regione.
La prima tappa si conclude a Don Van, dove dormiamo in un homestay semplice gestito da una famiglia locale. Il secondo giorno è ancora più incredibile. Nin, conoscendo ogni curva di questo circuito, mi porta lontano dai gruppi turistici verso luoghi nascosti. Faccio un trekking spettacolare, lo Skywalk, una serie di passerelle sospese sotto vertiginosi pareti calcaree con la strada asfaltata che scorre sotto di me. Nonostante il paesaggio spettacolare, nel punto più a ovest dell'altro lato della vallata è impossibile ignorare il lungo muro che la Cina ha costruito lungo tutto il confine con il Vietnam. Si estende per centinaia di chilometri ed è una barriera fisica che separa nettamente i due paesi, un confine blindato che pochi conoscono. L'ultimo giorno visito il mercato locale di Dujia, tipico con i tessuti tradizionali colorati e caratteristici delle donne Hmong. Risaliamo le valli verso sud fino al punto più alto del percorso, il Sali Pass a 1200 metri di quota, e facciamo sosta al Disco Bar, una terrazza famosa per gli spiedini alla griglia che si mangiano ascoltando musica techno a tutto volume. Il villaggio più bello su questo lato del percorso è sicuramente Meovac, incastonato fra pinnacoli di roccia.
L'ultima tappa prima di rientrare è probabilmente il paesaggio più spettacolare. La strada attraversa infatti la Gora di Quang Ba, un luogo incredibile che offre panorami da sogno e ormai diventato una cartolina del Nord Vietnam quanto la baia di Halong e le terrazze di Sapa. Prima di rientrare, Nin mi porta a esplorare uno dei luoghi che conosce solo lui, una grotta straordinaria raggiungibile solo risalendo il letto di un torrente. È un passaggio naturale che attraversa interamente una collina, creando un tunnel naturale mozzafiato, completamente sconosciuto. Non lo troverete nemmeno su Google Maps. Il nord del Vietnam è probabilmente la regione più bella e variegata che ho visitato in vita mia. Ci trascorrerò un mese, ma mi rendo conto che me ne servirebbero almeno 3 e tutti rigorosamente in moto. Per arrivare alle cascate di Ban Giok devo prima raggiungere Cao Bang, all'estremo orientale del nord del Vietnam. In linea d'aria sembrano distare poche centinaia di chilometri, ma fra queste montagne non sono state scavate gallerie né eretti viadotti, rendendo necessaria un'intera giornata di autobus per attraversarle. Quando al tramonto raggiungo finalmente Cao Bang, scopro una città ancora autentica, lontana dal turismo, circondata da montagne e attraversata da un fiume che le dona un'atmosfera tranquilla. I 90 km da Cao Bang alle cascate di Ban Giok attraversano un paesaggio rurale e collinare nel nord-est del Vietnam. La strada segue il corso sinuoso del fiume Quai Son, costeggiando risaie, piccoli villaggi rurali e campi di mais. E il modo migliore per raggiungere le cascate è sicuramente noleggiare una moto per una quindicina di euro direttamente a Cao Bang. La mattina successiva sono finalmente pronto per partire verso le cascate di Ban Giok, considerate le più spettacolari dell'Asia, al confine orientale tra Vietnam e Cina. Su consiglio di Nin salgo su una collina vicina fino a un tempio che domina l'intera vallata. Da lì la vista è mozzafiato e le riprese con il drone, facendo attenzione a non avvicinarmi troppo al confine cinese, sono davvero pazzesche. Questo complesso spettacolare di cascate, ampie circa 300 metri e alte 30, si dividono fra Vietnam e Cina.
È curioso osservare le imbarcazioni che si sfidano a portare i turisti sempre più vicini agli spruzzi d'acqua, sotto lo sguardo attento dei militari che presidiano questo delicato confine naturale.